In italiano il genere dei nomi può essere maschile o femminile. Se i nomi designano esseri animati, il genere coincide con il sesso ed è definito genere naturale. Sono quindi maschili i nomi di persone o animali di sesso maschile, come cameriere, parrucchiere, leone, gatto. Sono femminili i nomi di persone o animali di sesso femminile, come cameriera, parrucchiera, leonessa, gatta. Se invece i nomi designano esseri inanimati, cioè nomi di cose, come oggetti, azioni o concetti astratti, il loro genere è esclusivamente grammaticale ed è stabilito in base all'uso linguistico. Inoltre è unico, ossia ogni nome è soltanto maschile o femminile. Ad esempio, si considerano di genere maschile nomi come zaino, palazzo, piede, coraggio. Di genere femminile nomi come sedia, montagna, testa, fortuna. In molti casi è possibile definire se un nome è maschile o femminile in base alla sua desinenza. Di solito infatti sono maschili i nomi che terminano in o, come il nonno, il ballerino, il cavallo, il libro. I nomi di origine straniera terminanti per consonante, come lo sport, il gas, il bar. Vi sono però delle eccezioni, come la mano, la radio, la jeep, la hostess. Di solito sono invece femminili i nomi che terminano in a, come ad esempio la domestica, la serva, la cattedra. I nomi che terminano in i, come ad esempio la tesi, la paralisi, la simbiosi. I nomi che terminano in ie, come la specie, la serie, la progenie. I nomi con l'ultima sillaba terminante con ta e tu, come la città, la gioventù, la verità. Anche in questi casi, però, vi sono delle eccezioni, come ad esempio il boia, il tema, il brindisi, il chianti. Possono inoltre essere sia maschili che femminili i nomi che terminano in e, come il verme, il ponte, la canzone, la televisione. È utile anche sapere che il genere di un nome può essere intuibile dalla sua appartenenza a una determinata categoria. Di solito, infatti, sono maschili la maggior parte dei nomi propri di mari, monti, laghi, fiumi, come ad esempio il Tirreno, il Gran Sasso, il Garda, il Tevere. Dei nomi di metalli o di elementi chimici, come ad esempio il rame, lo zolfo, lo stagno. Dei nomi di alberi, come ad esempio il melo, il pino, il tiglio. Dei nomi di punti cardinali, come ad esempio il sud, il settentrione. Dei nomi dei giorni della settimana, eccetto la domenica, ad esempio lunedì, venerdì. Tutti i nomi dei mesi, ad esempio aprile, agosto. Anche in questi casi vi sono delle eccezioni, ad esempio tra i nomi di fiumi, la Senna,
di monti, la sila, di alberi, la quercia, eccetera. Di solito sono invece femminili la maggior parte dei nomi di stati, isole, continenti, come ad esempio la Spagna, la Cina, la Sicilia, la Sardegna, l'Europa, l'Asia. Dei nomi di discipline mediche e delle scienze, come la cardiologia, la pediatria, la matematica, dei nomi di concetti astratti come la libertà, la giustizia, la verità, dei nomi di unità e attività militari come la pattuglia, la sentinella, l'aeronautica, dei nomi di frutti come la fragola, la mela, la pera. Vi sono però anche in questi ultimi casi alcune eccezioni. Tra i nomi di stati, ad esempio, il Cile, il Camerun, tra quelli astratti l'affetto, il male, tra quelli di frutta il mandarino, il mirtillo. In base alla forma che i nomi di persona e di animali assumono per esprimere il femminile, si distinguono 4 gruppi di nomi: i nomi mobili, i nomi indipendenti, i nomi di genere comune, i nomi promiscui. I nomi mobili sono i più numerosi e sono chiamati mobili perché il loro passaggio dalla forma maschile a quella femminile avviene attraverso la variazione della desinenza. I nomi mobili passano dal maschile al femminile nella maggior parte dei casi modificando la desinenza maschile oppure la desinenza maschile E con quella femminile A, come succede nei seguenti nomi: amico diventa amica, domestico diventa domestica, orso diventa invece orsa, modificando il suffisso maschile tore in quello femminile trice, come in questi 2 esempi. Scrittore diventa scrittrice, dominatore diventa invece dominatrice. Aggiungendo alla radice del nome di genere maschile il suffisso femminile essa, come in questi esempi. Principe diventa principessa, poeta diventa poetessa, leone diventa invece leonessa. Aggiungendo alla radice del nome di genere maschile il suffisso femminile ina, come in questi 2 esempi. Eroe diventa eroina, gallo diventa invece gallina. I nomi indipendenti hanno forme diverse per il maschile e per il femminile, ragione per cui sono detti indipendenti. Facciamo alcuni esempi. Il nome maschile uomo al femminile diventa donna, padre diventa madre e montone diventa pecora. I nomi di genere comune hanno un'unica forma per il maschile e il femminile, per questo sono detti di genere comune e soltanto l'articolo, l'aggettivo o gli altri elementi concordanti che li accompagnano fanno capire se sono maschili o femminili. Sono di genere comune i nomi in ista, come i seguenti: lo specialista, la specialista, il giornalista, la giornalista. I nomi in cida, come i seguenti: il suicida, la suicida, un omicida, un omicida. Alcuni nomi in e, come il custode, la custode, il preside, la preside.
alcuni nomi in A, come il pediatra, la pediatra, lo psichiatra, la psichiatra. I nomi che risultano essere participi presenti sostantivati, come i seguenti: il cantante, la cantante, un amante, un amante. Si definiscono nomi promiscui alcuni nomi di animali dotati di un'unica forma per entrambi i generi, e se si deve precisare il genere bisogna aggiungere maschio o femmina al nome. Facciamo alcuni esempi: giraffa, tigre, canguro, una tigre maschio, una tigre femmina. Note: come abbiamo visto, i nomi di cosa hanno un unico genere grammaticale, o maschile o femminile. Per questo, per evitare errori nella loro concordanza con articoli, aggettivi o participi, è importante conoscerlo. Ecco degli esempi: il vecchio albero, una bella casa, un vaso rotto. A volte i nomi di cose sembrano avere sia il genere maschile sia quello femminile. In realtà però ci troviamo di fronte a nomi caratterizzati da falsi cambiamenti di genere, cioè ci troviamo di fronte a due parole che hanno significati totalmente diversi. Ecco alcuni esempi. Il nome buco al maschile significa foro, al femminile buca significa fossa. Cero al maschile significa candela, al femminile cera significa prodotto delle api. Manico al maschile significa impugnatura, al femminile manica significa invece parte di un vestito. Pianto al maschile significa atto del piangere, al femminile pianta significa invece vegetale.